Dai è una parola italiana estremamente usata, con tantissimi significati diversi. È molto importante comprendere le diverse intonazioni di dai per capire il suo significato. E non vi preoccupate, vediamo proprio questo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un professore di italiano. Se sei nuovo o nuova sul canale, non dimenticare di iscriverti per non perdere le future lezioni. Inoltre voglio ricordarti che ho anche una pagina Instagram che si chiama Teacher Stefano, dove pubblico ogni giorno storie e contenuti interessanti, tra cui quiz proprio su questi video. Quindi se vuoi mettere in pratica quello che hai imparato con me durante le nostre lezioni su YouTube, non dimenticare anche di andarmi a seguire su Instagram. Ma adesso passiamo all'argomento di oggi. Infatti oggi parliamo di una parola italiana molto usata, forse dovrei dire un'esclamazione italiana, ovvero dai. Iniziamo subito dal primo significato: dire a qualcuno che deve fare qualcosa velocemente, che deve sbrigarsi. Vediamo subito un esempio per capire meglio. Dobbiamo arrivare in aeroporto alle 9. Siamo in ritardo. Dai, sbrigati, dai. Dobbiamo arrivare in aeroporto alle 9. Siamo in ritardo. Dai, sbrigati, dai. Dai, sbrigati, dai. Come puoi vedere, l'intonazione di dai in questo caso, dai, dai, è un po' arrabbiata, infastidita. Beh, perché siamo in ritardo e quindi la persona con cui dobbiamo andare all'aeroporto deve sbrigarsi. Dai. Ora passiamo al secondo significato di questa parola, cioè incoraggiare, spronare qualcuno a fare qualcosa. Vediamo insieme un esempio per capire meglio. Lo so che il lavoro è difficile, ma so che ce la farai. Dai, forza! Dai, forza! Lo so che il lavoro è difficile, ma so che ce la farai. Dai, forza! Dai, forza! In questo caso, come potete vedere, la mia intonazione è completamente diversa. Non sono arrabbiato, non sono infastidito, ma sto cercando di incoraggiare, spronare una persona a fare qualcosa. Infatti, come potete vedere, quando io dico dai, forza, sto sorridendo. Questo per farvi capire il messaggio di positività di dai in questo caso. Io sto cercando di incoraggiare un mio amico. Inoltre, la parola dai è anche usata per esprimere sorpresa, stupore, quando ci succede qualcosa che non ci aspettavamo. Vediamo subito un esempio per capire meglio. Ho preparato per voi un piccolo dialogo. Ho scoperto che la mia nuova collega al lavoro è una mia compagna di classe delle elementari. Ma dai, che coincidenza! Ho scoperto che la mia nuova collega al lavoro è una mia compagna di classe delle elementari. Ma dai, che coincidenza! In questo caso, quando io dico ma dai, che coincidenza! Ma dai, che coincidenza! Come potete vedere, in questo caso l'intonazione della parola e anche l'espressione del mio volto indicano proprio una sorpresa, uno stupore, qualcosa che non ci aspettavamo. Infatti questa è una grande coincidenza. Ma dai, ma dai! Molto spesso quando usiamo la parola dai per esprimere stupore o sorpresa, aggiungiamo davanti anche ma e diciamo ma dai, ma dai. Ma adesso passiamo a un altro significato della parola dai, che però in questo caso serve per esprimere di nuovo un sentimento negativo. Infatti in italiano noi usiamo la parola dai anche per esprimere sconcerto, delusione. Anche questa volta ho preparato per voi un piccolo dialogo. Vediamo insieme. Ho comprato la macchina nuova solo un mese fa e già non funziona più. Dai, che sfortuna! Ho comprato la macchina nuova solo un mese fa e già non funziona più. Dai, che sfortuna! Dai, che sfortuna! Come potete vedere, l'intonazione di questo dai è completamente diversa da tutte le altre. Infatti io qui sto esprimendo delusione, sconcerto. Non ci posso credere che la macchina nuova che hai comprato soltanto un mese fa già si è rotta, già non funziona più. Però purtroppo noi non possiamo farci niente. Siamo delusi, sì, siamo arrabbiati, ma non c'è niente che possiamo fare. Dai, che sfortuna. Quindi qui possiamo dire che abbiamo un'intonazione sì delusa,
ma anche forse un po' triste, perché non c'è niente che possiamo fare. Inoltre, la parola dai può essere usata anche per convincere qualcuno a fare qualcosa, e questo è un uso molto molto comune. Per esempio, mettiamo che il vostro ragazzo, ragazza, marito, moglie vogliono stare sempre a casa, però voi volete uscire, volete andare a fare una passeggiata, volete divertirvi, volete andare al ristorante. Beh, e allora come possiamo convincere il nostro partner a fare quello che vogliamo noi? Beh, potremmo dire, guardiamo questo esempio. Ma perché vuoi stare sempre a casa? Dai, usciamo! Ma perché vuoi stare sempre a casa? Dai, usciamo! Dai, usciamo! In questo caso io sto usando la parola dai per convincere quella persona a fare quello che voglio io e dai, usciamo, dai! Come potete vedere anche in questo caso l'intonazione è un po' infastidita, però allo stesso tempo anche un po' stimolante, incoraggiante, perché dico dai, io non voglio stare sempre a casa, usciamo, dai! Per esempio, quando una persona ci sta dando fastidio, non so, magari il nostro fratello più piccolo, sorella più piccolo, anche magari il nostro figlio, no? Noi diciamo, dai, smettila, stai zitto! Dai, smettila! Dai, smettila! In questo caso smettila, che è l'imperativo del verbo smettere con l'aggiunta del pronome la, è proprio un'espressione idiomatica. Infatti noi in italiano usiamo smettila quando vogliamo dire a qualcuno di smetterla di fare qualcosa. E basta! Finiscila! Quindi se per esempio il nostro fratellino è molto 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 fastidioso in questo momento, noi possiamo dire dai, smettila, smettila, dai! Quindi come potete vedere posso aggiungere dai a smettila per enfatizzare l'idea di smettere di fare qualcosa. Quindi sto usando dai per convincere l'altra persona a smetterla, a finirla e basta, dai! In questo caso l'intonazione è un po' infastidita, un po' arrabbiata, ma comunque sto usando dai per convincere quella persona a fare quello che dico io, cioè smetterla, stare zitti perché io voglio stare in pace. Dai però viene anche usato per esprimere gioia e felicità. Per esempio, io posso dire ho quasi raggiunto 1000 iscritti sul mio canale YouTube. Dai, che bello! Ho quasi raggiunto i 1000 iscritti sul mio canale YouTube. Dai, che bello! Dai, che bello! In questo caso io sto usando dai proprio per esprimere gioia, felicità. Sono molto emozionato per questo momento e quindi io dico dai, che bello! Dai, che bello! Ma non ho ancora raggiunto i 1000 iscritti, però ci sono vicino. E se voi volete supportarmi e volete aiutarmi a raggiungere i 1000 iscritti, se non siete già iscritti al canale ovviamente, vi chiedo di farlo, va bene? Ok, adesso è il vostro turno. Provate a scrivere nei commenti alcune frasi usando la parola dai in questi significati diversi. E non dimenticate di seguirmi anche su Instagram, Teacher Stefano, perché probabilmente nei prossimi giorni farò un quiz sulla parola dai. Così potete mettere in pratica quello che avete imparato. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace sotto a questo video, perché questo mi aiuta molto a far crescere il mio canale. Per il video di oggi noi la finiamo qua. Come sempre è stato un piacere. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!